In questo episodio continuo a mostrarti il Galles così come l'ho conosciuto nel 2014, in un soleggiato e insolito mese di giugno, proseguendo il nostro viaggio più grande, quello in cui, puntata dopo puntata, ti porto alla scoperta delle parti meno raccontate e meno affollate del nostro fantastico continente. Avendo concluso la prima tappa del mio viaggio a Merthyr Tydfil, nel secondo giorno di esplorazione mi sono spostato a sud-ovest, attraverso le splendide campagne gallesi, fino ad arrivare a Swansea, una delle città più grandi del paese, che ho accuratamente schivato, pentendomene poi in seguito. Come si vede dalle cartine, la penisola di Gower viene definita Area of Outstanding Beauty, ossia area di straordinaria bellezza. Ancora una volta ho avuto la conferma che le cartine geografiche non mentono mai. La prima sosta del tragitto è stata The Mumbles, una località di villeggiatura veramente deliziosa, con la vista panoramica su tutta la baia di Swansea, visto che si trova proprio in un promontorio che separa la baia dal mare aperto. La vastità del mare basso, che cambia moltissimo con le maree, mi ha lasciato di stucco. Poco a ovest del promontorio di The Mumbles, la spiaggia di Langland mi ha lasciato senza fiato per un bel po' di tempo. In contrasto con il clima per me non troppo caldo, diversi bambini in costume si divertivano a fare castelli di sabbia nella spiaggia sassosa, lucida, lasciata scoperta dalla marea. La spiaggia di Langland è una delle più rinomate del Galles del Sud, e questo spiega le cabine a righe dai colori vivaci che servono ai bagnanti per cambiarsi e anche la quantità di persone che ci trovai. Per un po' mi sono sentito libero e felicissimo nel sentiero che costeggiava la scogliera, apprezzando la calma e la semplicità di quel paesaggio fresco e pulito, una scenografia davvero notevole. C'erano ancora molte ore a disposizione davanti a me e per fortuna, addentrandomi in uno dei parcheggi segnalati dalla guida che vi lascio in descrizione, ho potuto ammirare uno dei panorami più belli che abbia mai visto, quello sulla spiaggia di Three Cliffs Bay. Arrivando al margine della scogliera, dove le mucche pascolano libere, quasi non si riesce a credere ai propri occhi. La vastità e l'ampiezza della spiaggia che si apre sotto i nostri occhi danno un senso di pace e di comunione con il mondo in cui viviamo. I visitatori presenti li vedrai piccoli piccoli in quello spettacolo così grande. Sembreranno come migliaia, o per meglio dire decine, di piccole formichine. Per scendere alla spiaggia dovrai percorrere un sentiero che a un certo punto si trasforma in un sabbia soffice, costellata qua e là da timidi ciuffi d'erba. Ti riempirai le scarpe di sabbia, ma in quel momento sarà l'ultimo dei tuoi problemi. Passerà tutto in secondo piano. L'enorme spiaggia e i suoi picchi solitari ti aspettano più in basso. Le scogliere si susseguono una dopo l'altra nella penisola di Gower. Tra le viste che lasciano senza respiro e le spiagge cristalline di acqua color smeraldo, se c'è il sole ovviamente, sono arrivato fino a Rossley. Se ci andrai, volgendo lo sguardo verso il promontorio con le sue rocce erose dagli agenti atmosferici, potrà sembrarti di scorgere un enorme drago addormentato. Sei stato anche tu sulle scogliere gallesi o in altre simili? Fammelo sapere e dimmi se anche tu hai avuto queste sensazioni di libertà e spensieratezza. Come ti raccontavo già nell'episodio precedente, il mio itinerario complessivo non aveva molto senso, e questo includeva anche il calcolo dei tempi. Dalla penisola di Gower, con le sue meravigliose scogliere, mi sono spostato verso nord, arrivando molto presto all'hotel Spillman a Carmarthen, dove ho dormito, non sapendo che il sole tramonta invece molto più tardi in Galles d'estate. Così, posate le valigie, ho deciso di cenare e poi di andare a vedere il tramonto a Tenby. Bella idea!
se non fosse che Tenby dista 40 minuti di automobile da Carmarthen. E torniamo al discorso dei tempi. Nonostante l'assurdità di questo tragitto, ora posso dire che ne valeva comunque la pena. È stato bellissimo vedere il tramonto nel porticciolo tranquillo di Tenby e osservare i colori delle sue case in legno che cambiavano mentre il sole stendeva il suo manto dorato su qualsiasi cosa. Molte di queste case allora erano in vendita, parliamo del 2014. La crisi immobiliare aveva picchiato duro e stava continuando a farlo anche lì. Mentre la luce del giorno si affievoluva, illuminando il monastero dell'isola di Caldei, gestito e abitato dai monaci benedettini, la stanchezza stava cominciando a farsi sentire. Rientrai a Carmarthen felice e impaziente di sapere cosa mi avrebbe riservato il giorno successivo. E avevo ragione, sarebbe stato fantastico. Ti ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Segno che la mia narrazione è stata piacevole. A presto per la prossima parte dell'itinerario, in cui ti racconterò le splendide estremità occidentali del Galles e il mio viaggio verso nord. Ciao!